Ciao a tutti, sono Alberto Mattea, regista di Fiore, e oggi sono qui con il maestro Alessandro Tosoni, che è istruttore nazionale di scherma olimpica, maestro di scherma storica e artistica, ha lavorato a diverse produzioni RAI ed è stato il Fight Director di Fiore. Ciao a tutti, grazie Alberto, ciao, ben trovato. Ben trovato, un piacere averti qui. Ecco, oggi noi parleremo un pochino dei combattimenti che vediamo nel cortometraggio in Fiore e del perché possono sembrare un po' diversi da quelli che di solito vediamo al cinema. Certo. Allora, partiamo un po' parlando in generale di quello che abbiamo cercato di mettere in pratica realizzando Fiore. L'idea era appunto quella di trovare qualcosa di realistico, qualcosa che potesse essere il più simile possibile anche all'idea che poteva avere il maestro Fiore nei suoi trattati, in quello che ha scritto nei suoi trattati, e di conseguenza abbiamo lavorato seguendo la linea del trattato. Quindi abbiamo preso praticamente il 98-99% delle tecniche, poi vedremo qual è l'unica eccezione, prendendole esattamente da alcuni giochi, alcune tecniche che Fiore aveva scritto. E su quello abbiamo poi costruito un'azione che potesse essere anche resa a livello cinematografico. Quindi tutto il discorso di inquadrature, sicurezza per chi eseguiva la scena, nel contesto in cui doveva essere stata inserita, e abbiamo creato nel tempo, ci abbiamo messo comunque qualche mesetto a fare un po' di prove, dettagli e tutto, abbiamo costruito queste tecniche che, devo dire, sono venute abbastanza più che bene. Una cosa diversa da quello che si vede di solito perché il più delle volte nei film d'azione, soprattutto moderni, l'idea è quella si passa tanto al combattimento, diciamo, contaminato con l'Oriente, quindi si prende dalle tecniche di arti marziali e su quello si creano i combattimenti. Infatti gli stuntman professionisti lavorano tantissimo anche di arti marziali. E è chiaro che però non potevamo fare una cosa del genere perché sarebbe stato antistorico rispetto al nostro contesto. E quindi appunto abbiamo mantenuto un po' il focus su quello che era originariamente la tecnica occidentale di combattimento sia armato che disarmato occidentale propria di Fiore dei Liberi. Bene, mi sembra un'ottima introduzione, pronto per cominciare? Partiamo! Partiamo. Allora, qui abbiamo Fiore che è appena entrato nella taverna. È tutto tranquillo per ora. Per ora. Per ora. Stiamo per vedere alcune tecniche prese direttamente dal Fiore di Battaglia. Certo. Tra l'altro, appunto, l'abbiamo visto prima disegnato nello scriptorium, è le uniche due in cui viene colorato il farsetto di Fiore. Sì, infatti in blu ce l'abbiamo anche qui dietro, abbiamo pensato proprio di fare questo ponte, per così dire, portarlo in vita, ecco, non solo a colori ma anche in tridimensione. Fiore è già lì che gioca, armeggia col cucchiaio, come se nulla cucchiaio. fosse, però è già pronto. Ecco, e qui stiamo per vedere quella tecnica che dà un po' il via a tutto. Esatto. Anche qua è un po' come, l'abbiamo trattato un po' come nell'evoluzione del trattato in sé, quindi sul floss, sul Fiore di Battaglia si inizia dal corpo a corpo, si passa alla daga, e si va poi sulla spada, l'armatura a cavallo, e qua più o meno ha lo stesso principio. Sì, c'è una progressione. C'è una progressione, si parte con nulla perché è fondamentalmente un attacco a sorpresa, è un'aggressione, e quindi il Fiore si difende con la prima cosa che ha sotto mano, cioè il cucchiaio, e che è chiaramente la trasposizione del bastoncello, della tecnica originale. Che tra l'altro, se non sbaglio, proprio Fiore dice, no, che è possibile usare più oggetti, addirittura parla del cappuccio, esatto, no? Quindi sì, è proprio una difesa da strada, un po' come si vede anche adesso utilizzata nella difesa personale, quindi utilizzare i propri oggetti come anche il cappotto, la sciarpa, queste cose qua per difendersi. E anche qui appunto man mano che inizierà, lo vedremo, si vede nella scena, più si va avanti nel combattimento e più Fiore capisce, mette sotto controllo la situazione e si passa quindi dal disarmato col cucchiaio a un pugnale alla spada finalmente. Poi certo, lo vediamo. Allora, qui sta per cominciare. Ecco qui.
il nostro amico. Eccolo qua. Ecco qua. E qua è bello notare come proprio in un momento solo quasi, cioè l'estrazione del pugnale da parte dell'aggressore e i riflessi di Fiore che vanno subito a coprirsi la testa da questo attacco col cucchiaio. Sì. Per poi andare, come nel suo solito, a terminare l'azione con un bel setto nasale rotto e altri danni sopra al tavolo. Modo molto pittoresco. E poi passiamo chiaramente al nostro secondo amico, vestito di verde. Ecco qua, l'arrivo del compare che prova a girare Fiore per fare qualcosa, si piglia un cazzotto in faccia e, arrabbiato ancora di più, lo va ad afferrare per provare a ingaggiare una sorta di combattimento da rissa un corpo a corpo, ma purtroppo a vita breve, nel senso che viene velocemente preso e ribaltato. Anche qua una tecnica che arriva dal combattimento disarmato di Fiore. Fiore utilizza tantissime tecniche di lotta e va ad atterrare l'avversario. In questa scena, per renderla un pochino più cinematografica, più spettacolare, abbiamo deciso di farlo atterrare su un tavolo che viene sfondato e quindi lui finisce sotto. Sì. Tra l'altro il tavolo, piccola curiosità, era fatto di polistirene, come anche altri elementi d'arredamento nel film. In questo modo si è rotto sotto il peso dell'attore e collassato abbiamo potuto girare l'inquadratura più volte, senza che nessuno si facesse male. Esatto, in sicurezza, sotto c'era un materasso, Certo. quindi Sicurezza fatto apposta. prima di tutto. Assolutamente. Ecco, invece qua arrivi tu. Sì, senza volto, non mi si vede mai in faccia, Dietro le giustamente, quinte. dietro le quinte. E cosa succede qua? Succede che Fiore viene assalito adesso da una persona armata. Fiore estrae la propria daga che fino a quel momento non era riuscito non aveva avuto il tempo di estrarla. Questa qua. Esatto. Rondelle. Eccola qua. Estrazione e difende da un colpo della spada. Qua è uno dei giochi, delle tecniche dove fa vedere la difesa contro più persone che vogliono assalirlo. E appunto una cosa interessante è come abbiamo costruito questa scena, in quanto questa daga è stata copiata, è stata riprodotta. Allora, la daga originale è opera di Spada Nera, che salutiamo. Salutiamolo, Jacopo. E questa abbiamo riprodotto l'impugnatura solamente senza lama con la stampante 3D. Sì, è stata rimodellata. Sara, che è la nostra direttrice della fotografia e non solo, ha fatto una versione in 3D in scala reale e poi è stata stampata senza la lama. Esatto, e quindi ispirandoci un po' al combattimento di The Witcher nella scena del macellaio di Blaviken, in cui Geralt, quindi Henry Cavill, combatte con una spada corta, accorciata, per avere più possibilità di muoversi sul set, e il resto della spada viene poi montata in post-produzione che infilza, sgozza e fa fuori gli avversari. Il principio è stato più o meno lo stesso. Abbiamo utilizzato la daga vera e propria nel momento della parata, del colpo, quando c'era il contatto con la lama, mentre invece quando Fiore mi va a infilzare al collo, lì è stata utilizzata appunto solo l'impugnatura e abbiamo ricostruito poi, sempre Sara in post-produzione, ha ricostruito il resto della lama che si conficca nel mio collo. Si conficca, rimane lì, il combattimento è molto rapido, sì. Forse non si nota tantissimo, ma cosa succede? Succede che la daga rimane incastrata nel mio corpo. Comunque quindi entra in profondità. Esatto, Fiore non ha il tempo di estrarla e viene già assalito da un altro avversario, vede la sua spada, ma c'è un altro che si para in mezzo e quindi raccoglie la prima cosa che trova, raccoglie uno sgabello. E qua è interessante perché è una piccola deviazione, Esatto. però molto verosimile. Assolutamente, sì. Fiore non ha una tecnica di sgabello, chiaramente nel suo trattato, però abbiamo visto come anche nel discorso del cucchiaio, che lui utilizza gli strumenti che ha a disposizione per difendersi. È stato carino pensare a questo. Il Fiore si è trovato contro uno che lo sta attaccando. Cosa fa? Cosa faccio? Prendo lo sgabello. Questa cosa, tra l'altro, abbiamo preso anche spunto dal manuale di sopravvivenza dei Marine, di attacco dei Marine, in cui c'è una tecnica di difesa con una sedia contro uno con un pugnale. Chiaro, lì poi è diverso, una tecnica diversa, però ci siamo un po' ispirati e quindi Fiore prende quello che trova, prende questo bello sgabello, si difende dal primo colpo dell'aggressore, gli torce il braccio e lo manda
a vuoto. Così facendo ha il tempo Di di andare a avvicinarsi. recuperare la propria spada. Sfodera la spada, mentre la sfodera l'altro lo incalza subito. Arriva e allora nello sfoderare para questo colpo, si muove con un'uscita fuori di strada, come la chiamerebbe nel suo trattato, e si posiziona quindi dall'altra parte della scena. Certo. Ecco, e qui arriviamo al momento clou del combattimento. Esatto, finalmente spada contro spada. Contro spada. E abbiamo appunto Fiore con l'ultimo superstite di questi assalitori che lo fronteggia, abbastanza nervoso, si vede anche, è stato colpito o quantomeno i suoi colpi sono andati a vuoto un paio di volte. E comunque le braccia già esatto. è lì che cerca di riprendere un po' forza. Esatto. E quindi qua cosa succede? Succede una cosa anche bellissima dal punto di vista, diciamo, sia di pathos che poi anche sicuramente effettiva, vera, ovvero dopo questo piccolo attimo di studio, ecco, Si ferma. Fiore si ferma tutto, Fiore si abbassa e fa quello che oggi cremesticamente si chiama invito. Quindi Fiore va in invito, in questo caso va in una guardia nella tutta porta di ferro e quindi sta dicendo al suo avversario, che non è propriamente dei più svegli, esatto, gli dice: guarda, sono scoperto, attaccami. E quindi lui cosa fa? Ci casca, lo attacca da villano, come dice anche il trattato, quindi tira questo colpo caricato andando avanti, e Fiore fa la sua tecnica, appunto quella del colpo di villano secondo il trattato di Getty e Morgan, e quindi va a fare questa parata, a salire, c'è chi la chiama impiovere. Comunque questa parata può sembrare una settima moderna, diciamo, in cui la punta va verso il basso, fa scorrere il colpo dell'avversario, con l'inerzia l'avversario va oltre, Fiore esce lateralmente, lui va oltre e quindi offre tutta la schiena e Fiore comodamente gira e gli affetta la spina dorsale e lo tira giù. E poi finisce, si guarda ancora attorno, faccio ancora qualcun altro? No, non c'è più nessuno, allora può tranquillizzarsi. Ecco. Bene, a questo punto potrebbe essere interessante parlare un pochino di quello che è successo dietro le quinte del combattimento, perché c'è parecchio da dire. Certo, questa è una delle scene comunque clou del cortometraggio e tra le più complesse da realizzare, certo. Proprio perché abbiamo un combattimento dinamico, con più protagonisti, Sì. e una serie di comparse da gestire nella taverna che è stata ricreata. Tra l'altro taverna è uno spazio stretta. piccolo, erano un 4-5 metri per 6 e più ovviamente tutti i tavoli, i commensali e tutto quello che non si vede. Esatto, quindi la Perché camera, le luci, dietro, la le truppa, luci, sì. il climatizzatore che funzionava ininterrottamente perché c'era da morire di caldo. Sì, perché abbiamo avuto la bella idea di girarlo a giugno e si moriva di caldo, vestiti di lana a combattere. Però quindi lo spazio non era quello che era da gestire. Sì. E quindi bisognava fare tutto quanto in sicurezza. Tra l'altro, altra difficoltà è che non abbiamo mai potuto provarla insieme prima. Sì. Perché il budget era quello che era, noi comunque siamo abbastanza lontani, non siamo vicinissimi. Sì, avevamo persone che arrivavano davvero un po' da tutte le parti, Esatto. Comparse e no. Esatto. E Quindi cosa abbiamo fatto? Ho preparato in palestra con i miei atleti i vari combattimenti, i vari pezzi, e ti ho mandati. Nel momento in cui ne abbiamo parlato, abbiamo lavorato su alcune cose, meglio così, meglio cos'ha, e sui pezzi poi definitivi tu autonomamente con i tuoi ragazzi qua siete riusciti a provare, a fare un po' di prove con gli ingombri giusti, e poi finalmente il giorno delle riprese, la mattina, è stata dedicata a provare dal vivo tutta la scena con il materiale del set, con i tappeti, i materassi per le cadute e tutte le cose fatte in sicurezza, e le prese, le proiezioni, tutto quanto. Quindi, e le comparse che dovevano spazio gestirsi. ridotto e via dicendo. Esatto. Sì. È stato complesso sicuramente, anche perché appunto non ci sono stati in tutto il cortometraggio stuntman più o meno professionisti a fare le controfigure, quindi tutto è stato fatto da te e dagli attori che hanno impersonificato i vari ruoli. Quindi anche quello è stato un lavoro in più da dover fare per insegnargli come accusare determinati colpi, come cadere, come colpire,
come gestirsi in questa scena. Sì. Ecco, invece qui andiamo indietro e torniamo alla scena d'apertura, all'inizio del cortometraggio. E qua abbiamo uno dei falsi maestri di cui parla tanto Fiore. In scena. Abbiamo il nostro Federico Malagutti, che salutiamo. Ciao Fede, che si è prestato appunto per fare il falso maestro e quindi essere uno sfidante di Fiore dei Liberi. Sì. Probabilmente perché Fiore si è rifiutato di insegnargli i suoi segreti, magari. Chissà. E qui abbiamo una cosa interessante, abbiamo Fiore che è invecchiato. È un Fiore di mezza età e di conseguenza il combattimento cambia. Certo. Il combattimento cambia perché il contesto cambia, quindi intanto non è più un'aggressione, quindi lui non si trova più a farsi i fatti suoi e venire attaccato. Qua è un duello con tanto di padrini, di conseguenza lui è preparato, entrambi sono venuti in quel campo preparati a quello che dovevano fare, sapendo che uno solo probabilmente sarebbe uscito da quel campo. E quindi mentalmente è un'altra cosa. Certo. In più Fiore abbiamo detto che è un po' invecchiato, ha qualche acciacco in più, e di conseguenza il combattimento prende delle pieghe diverse. Sì. È un po' più lento, è più riflessivo, non fa più quei movimenti rapidi, esplosivi che abbiamo visto prima, in cui si para, si gira, cambia posizione, tutto, ma è molto più lineare, più conservativo e fa vedere però tutta l'efficacia delle sue tecniche, quindi poche cose pulite e fatte bene, efficaci ed essenziali. Certo. Allora, qui abbiamo Fiore che si appresta al combattimento, sfodera la sua bella spada che la accompagna sempre. Abbiamo qui, eccola, altra opera di spada nera, Jacopo Matriciani, eccola qui, davvero bellissima. Sì. La sfodera e si mette. E c'è la prima fase di studio. E qua ci sono appunto una fase che modernamente potremmo chiamare di traccheggio, scandaglio e traccheggio, ovvero si studiano, fanno dei piccoli movimenti, testano la guardia dell'avversario, quindi ci sono delle ricerche di ferro sulla lama, delle piccole battute, per capire come reagisce l'avversario a questi stimoli e su questo costruire poi la propria azione. Primo scambio che finisce con una bella pomellata in faccia, anche qua presa chiaramente dal trattato. Entriamo nei primi giochi del gioco stretto, quindi la misura va a stringersi, per cui il nostro Fiore, una volta effettuata una parata, una coverta, come la chiama, può lasciare la mano sinistra dall'impugnatura della sua spada per controllare il braccio dell'avversario e stringendo ancora a misura, bam, un colpo di pomolo esattamente in volto. Sì. Qua il nostro Federico accusa questo colpo di pomolo, tiene indietro i padrini che vogliono intervenire e c'è la seconda parte. Quindi torniamo in questo studio, vedete già che come cambia, è molto più nervoso, ha subito un colpo, adesso è lì che freme, vuole fare qualcosa. Fiore invece ha capito com'è la situazione, ha detto qua andiamo bene. Fiore ha lo sguardo, vuoi riprovarci sicuro? Esatto. E anche qui, cambio di guardia, anche qua fa i suoi belli inviti e il nostro falso maestro ci casca, come tutti, e quindi va a tirare questa sua punta. Questa è la posizione perfetta per fare lo scambiare di punta, quindi una guardia bassa, che qua ha una tutta porta di ferro, tra l'altro, che torna sempre utile. Sì. E su questa punta del falso maestro un'uscita fuori di strada, quindi uno spostamento laterale e un'altra punta tirata da Fiore in contrapposizione a quella avversaria con, si chiama l'opposizione, quindi mantenendo il contatto e la copertura sul proprio corpo e andando quindi allo stesso tempo a pararsi e a trafiggerlo. Quindi questa è una delle tecniche anche più tipiche, diciamo, del trattato di Fiore. Moltissimi la provano, la fanno, la rifanno, la studiano e la utilizzano anche in ambienti moderni. È comunque una tecnica che viene utilizzata sia nella scherma storica sportiva, ma nelle sue versioni anche nell'olimpica. Comunque una tecnica che funziona, c'è poco da dire.
Beh, anche in questo caso può essere interessante notare la brevità dei combattimenti, giusto? Certo, sì, Rispetto sì, sì. agli standard che siamo abituati a vedere al cinema. Assolutamente. Anche qua abbiamo seguito quella che era l'idea di Fiore, ma in realtà è così. Cioè, fondamentalmente uno scambio è breve, Mm. sono pochi colpi e poi qualcuno viene ferito, succede qualche cosa. Certo. Quindi tutti quei combattimenti che si vedono nei film con sequenze infinite di attacchi, parate, sono molto forzati, sono molto fantasy. E poi, Qui comunque è un falso maestro, ma qualcosina sa più degli altri, quindi ci si dà la possibilità di fare uno scambio in più. E quindi cosa c'è? Lo studio, il primo colpo è quindi destabilizzante e poi si conclude. Ma anche qua ogni sezione, diciamo, ha 2 o 3 colpi o parate, non di più. certo. Beh, e anche qui il dietro le quinte ha avuto le sue peripezie comunque, Sì. forse anche di più rispetto alla scena della taverna col fatto che eravamo in esterni. Sì. E quando si è in esterni si è Esatto. alla mercé Di quello che del tempo. del tempo e che non prometteva tanto bene. No. E infatti uno dei problemi grossi qua è stato girare in quel range di luce giusta senza sforare. Sì. Però il problema qual era? Sempre il solito, ovvero non abbiamo potuto provare nulla prima. Sì. Federico è venuto da me in sala un paio di volte, abbiamo impostato un po' questa scena, ne abbiamo parlato e poi sempre a distanza ne abbiamo parlato con te, abbiamo visto che funzionava e poi lui si è prestato a fare questo falso maestro che viene mazzulato da Fiore. Magia del cinema. Sì, all'inizio anche qua abbiamo dovuto tararci, quindi Certo. sistemare le solite cose, capire come muoverci e poi correre. Una volta che la scena era preparata, correre perché Sì, diventava sempre più brutto. In video poi cosa saranno? 30 secondi con... probabilmente. ci abbiamo messo comunque delle ore a Delle girare ore, tutto, sì. perché funziona così. Certo. Inquadrature diverse, prove... Tutti gli aspetti tecnici, le attrezzature, gli spostamenti, Esatto. tutte le persone coinvolte. Eravamo in 4 in scena, ma avevamo una troupe di una decina di persone, persone probabilmente. E quindi sì, è stato complesso, però direi che siamo riusciti. Tra l'altro c'è anche stato l'aspetto, come accennavamo prima, degli effetti visivi sul volto di Fiore. Ah, Che certo. hanno Sì. richiesto ancora più attenzione alle tempistiche e al cambio di luce proprio per riuscire a A gestire renderle al meglio. coerenti nel corso della scena. Certo. Bene, noi dovremmo essere arrivati alla fine di questo piccolo video. Sì. Grazie di essere stato con noi. Grazie a te. Spero che siamo riusciti a rispondere un po' a tutte le domande che ci sono state fatte. Se vi interessasse approfondire l'argomento Fiore, io vi consiglio questo ottimo libro del nostro maestro. Trovate il link in descrizione. Grazie mille. Continuate a seguirci, condividete, seguite il canale e noi speriamo di rivederci prossimamente. Chissà che il futuro non ci porti qualche novità. Chissà. Chissà. Chissà.